Oggi ti parlo della prima cosa che può migliorare immediatamente le tue relazioni e sto parlando, sì, della comunicazione. Siamo tutti d'accordo che in una relazione in cui si comunica efficacemente le cose vanno bene. Poi vanno bene non significa che tutti i giorni è un paradiso, certe volte si bisticcia, certe volte non siamo d'accordo, ma la comunicazione mette appunto in comunicazione, cioè in contatto. In una relazione in cui non si parla, in una relazione in cui si chiede sempre tempo ma si crea silenzio, in una relazione in cui si cerca di aspettare che l'altro comprenda qualcosa di quello che noi stiamo vivendo, ecco, in quelle relazioni c'è sempre un qualcosa che non va, c'è sempre un qualcosa che ha a che fare con la sofferenza appunto della relazione stessa. Una delle cose che spesso spiego è che se la relazione è importante, alle domande si risponde, punto. Non si risponde con un'altra domanda, non si risponde perché non te l'ho già detto? Ma come, me lo richiedi? Oppure non si risponde del tipo perché lo vuoi sapere? Alle domande si risponde. E questo è un atto di sensibilità nei confronti della persona con cui stiamo, il nostro partner, ma anche le persone che lavorano con noi. C'è bisogno di comunicare di più. Se la comunicazione fosse più efficace nella nostra relazione quotidiana con le persone che incontriamo, ma anche, ve lo ripeto, o forse soprattutto con il nostro partner, ecco che tanti dei problemi che si vanno a verificare non ci sarebbero, perché sarebbero trattati immediatamente. E siccome sappiamo che ogni problema all'inizio è qualcosa di irrilevante, perché con un soffio vola via, quando è che i problemi in realtà sono davvero grossi problemi? Quando non ce ne occupiamo, quando arriva il momento e noi non ne parliamo o non comunichiamo che quella cosa è importante, e allora diventano sempre più grandi. Ecco che da lì il primo sentore di una cattiva relazione è proprio il non parlare, il non comunicare. State attenti a quelle persone che vi dicono ma io ho bisogno di pensarci, e poi non si fanno sentire per un mese o due. Quelle sono relazioni pericolose, perché da una parte voi magari siete lì in attesa di un qualcosa che ancora non avete capito che cos'è, perché non l'ha capito nemmeno l'altro, invece di parlarne attivamente. E soprattutto in queste relazioni si corre il rischio poi che quando stiamo noi male ci chiudiamo e nello stesso modo aspettiamo che l'altro capisca. No, non date mai per scontata la comprensione delle cose che state subendo, che state affrontando, che state passando, perché altrimenti nella vostra relazione non si crea più una complicità, ma si crea uno sbilanciamento, cioè siete dal terapeuta, è lui che deve capire che cosa vi sta passando. Ma le relazioni non sono fatte per essere dal terapista in continuazione. Poi è vero che le coppie più rodate sono quelle coppie che non parlano molto, che stanno in silenzio. Sì, però sono state rodate, magari per 20 anni hanno discusso, parlato, chiarito, si sono compresi e hanno fatto 1,5 triliardi di esperienze insieme, quindi sappiamo già chi è l'altro, sappiamo già come l'altro ci interpreta, conosciamo quali sono le abitudini, conosciamo quali sono le routine, ma questo non accade con le relazioni normali che non siano relazioni di una ventina d'anni, ma invece hanno bisogno di molta comunicazione. Allora non stresserò mai abbastanza le persone che parlano con me dicendogli che se non c'è una buona comunicazione non c'è nemmeno una buona relazione. Cosa vuol dire questo a livello di crescita personale? Vuol dire che se tu non sei capace di comunicare con te stesso, o anche con te stesso, non sei in grado di essere in una buona relazione con te. E quindi se non spendi del tempo quotidiano per comunicare a te stesso realmente che cosa vuoi, realmente che cosa sta accadendo, come ti senti o come vorresti sentirti, è difficile che il tuo inconscio possa fare tutto da solo. Noi siamo stati cresciuti un po' presupponendo che in alcune relazioni, per esempio il marito e la moglie,
Si dà per scontato che il marito debba fare delle cose, la moglie debba fare delle cose, ci si comporta così, si fa questo, il pranzo si fa in quel modo là, la spesa la fa chi, i soldi in casa li porta chi. E crescendo con questo tipo di atteggiamento schiacciamo tutte quante le relazioni in un'unica modalità di approccio. Se noi riuscissimo a comunicare di più, ci renderemmo conto che tantissime donne parlano con altre persone perché non riescono a comunicare con il proprio marito e si sentono a disagio. Tantissimi mariti non riescono a parlare con le proprie mogli perché alcuni temi non vengono presi nemmeno in considerazione da certe donne. Ma questo non perché qualcuno sia superiore all'altro, semplicemente perché non c'è un'apertura, non c'è una voglia davvero di stare in contatto. E allora il mio grandissimo consiglio è: 1. Impara immediatamente che cosa significa comunicazione efficace. Ci sono tantissimi libri, tantissimi corsi, ci sono professionisti che sono disposti ad insegnarti qualsiasi tipo di esercizio o tecnica al riguardo. E poi, quando hai imparato che cosa significa comunicare, allora utilizzalo, utilizza questo strumento. Inutile che ti nascondi dietro la tua sofferenza, tutti quanti soffriamo, però coloro che riescono a comunicare la propria sofferenza hanno la possibilità di porre un rimedio o comunque imparare qualcosa da quell'esperienza. Chi invece non comunica e si chiude e sta lì nel silenzio, nell'attesa che qualcosa accada, muore da solo nella propria sofferenza, perché non dà modo agli altri di aiutarlo. E in realtà forse anche quella è un'esperienza, anche se non la consiglio a nessuno. Bene, adesso che lo sai, quando leggi un libro, quando guardi la televisione, quando guardi un video, magari anche questo video, cerca di scoprire che cosa le persone fanno per comunicare, per arrivare a te. Cerca di capire quali sono le parole che più risuonano con te, quali sono i gesti, quali sono le dinamiche della voce. Ecco, se riesci a modulare tutto questo nella comunicazione, è modo di ottenere delle relazioni molto migliori. Spero con questo video di averti aiutato e che tu voglia magari cominciare ad intraprendere un percorso anche tuo, interiore, per avere una migliore relazione con te stesso. Ancora una volta, da Caruso Colzi è tutto, buona serata.